Ci aveva scritto qualcuno di cui io non conosco l'identità, forse su Instagram, tu lo sai chi era? Assolutamente no. Che ci diceva che siccome ci sono diversi cantanti che fanno musical, diceva quali idol starebbero bene in un musical, quale musical eventualmente, insomma giochiamo un po' a fare questo Toto musical. Allora, qua ad esempio già Stefania dice gli 80s in Cats, cioè non arrabbiati, cioè gli 80s nel vestiti da gatti, capito? Twice e Stray Kids in High School Musical, non male. Effettivamente molte canzoni tu le ascolti, magari ti piacciono anche, però poi scopri di cosa parla il testo e ti piacciono ancora di più. The Truth Untold e Magic Shop dei BTS sono delle canzoni in cui mi rivedo e le parole a volte rappresentano le situazioni della vita. Questi due testi mi hanno consolato e confortato, ma soprattutto mi hanno ricordato che là, da qualche parte in Corea, 7 ragazzi mi capiscono. Ma che bella! Cosa abbiamo pensato di parlare questa sera? Ci siamo noi che facciamo la radio, ci sono tante pagine Instagram, c'è chi fa i video YouTube, ci siamo noi su Twitch, c'è tanta roba. Che cosa manca secondo voi? Ecco, ad esempio partono subito con i concerti. Però tolto il discorso loro, che cosa possiamo noi italiani portare in più al K-pop per far crescere la nostra community e per viverla di più noi? Simon, secondo te che cosa ci sarebbe da creare? Allora, Simon, come stai? Tutto bene? Bene, ero qua che ballavo con questi occhialazzi qua, mi specchiavo. Se mi avvicino. È vero, si vede il PC. Simon, vai, parti pure con il K-Late Talk. Allora, ci aveva scritto qualcuno di cui io non conosco l'identità, forse su Instagram, tu lo sai chi era? Assolutamente no. Che ci diceva che siccome ci sono diversi cantanti che fanno musical, diceva quali idol starebbero bene in un musical, quale musical eventualmente, insomma giochiamo un po' a fare questo Toto musical. Ah, ecco, è lui, RF444TDG, è lui. Allora, RF44, non mi ricordo come continua il nick. È il codice fiscale questo qua. Due cose importantissime. Una, hai avuto una bella idea. Due, prima di proporre cose consultami perché io di musical non ne so niente. Però un po' mi sono preparato, io preferivo l'argomento a piacere, però ho studiato. Hai studiato? La notte. Ok. Allora, qua ad esempio già Stefania dice gli 80s in Cats, cioè non arrabbiati, cioè gli 80s nel vestiti da gatti, capito? Gatto nero ovviamente immagino. Sì. In Cats Atis. In Cats 80s, capito? Sarebbe chi ha scritto questa cosa? No, io l'ho appena detta. Cioè, è un mix tra Major Strix. C'è stato un featuring. Comunque, allora, poi abbiamo un The Greatest Showman con JYP. Ci starebbe. Mamma. Sì. JYP sta bene un po' ovunque, secondo me. Sì, è uno da musical. È come il parmigiano, sta bene dovunque. Con Sammy. Simons? Io dico una cosa blasfema. Prendo tutti i BTS, tutte le Dreamcatcher e faccio fare 7 sposi per 7 fratelli. 7 spose per 7 fratelli. Oh, bella questa. Franci dice: non so se è un musical, sono ignorante, sì lo è, ma i BTS in aggiungi un posto a tavola. Ci starebbe. Strix immagina cose molto interessanti. Mamamoo in Moulin Rouge. Ci starebbe, potremmo fare una nuova versione. Gli NCT in aggiungi un posto a tavola non finisce mai, perché altro che un posto devi aggiungere, devi fare la tavolata della festa dell'unità. Aggiungi un tavolo al posto. JYP e Sonmi che discano. Ecco, JYP e Sonmi, se facciamo lei bionda me l'immagino in Grease, io. Secondo me spaccherebbero. Dragon e Jenny in Grease. Cavoli, Jenny in Grease. Quella era l'ipotesi che avevano fatto. Sì. Che aveva fatto Riccardo. Infatti l'ha appena scritto. Rain e JYP in La La Land. No, non ci rivedo tanto bene. JYP nel ruolo di spazzacamino, ma JYP è diventato l'eroe della serata a quanto pare. Metterei, ma per le sue capacità recitative e soprattutto per una scena del video, no? Com'è che si chiama? Xia? Quello di Flower? Junsu, ok. Lui come bestia della Bella e la Bestia, perché sai che c'è la parte in cui è vestito tipo da uomo delle caverne o cose del genere? Nel video come bestia ci starebbe di brutto. Dobbiamo trovare la Bella e io come Bella non so perché, ma mi viene in mente Momo. Ma è un caso. Giuro, è un caso, è una questione di nomi. Yeji.
Twice e Stray Kids in High School Musical, non male. Momo in La La Land, vabbè, qua giochi facile perché l'hai vista anche nel video. Ayu come Cenerentola. Ragazzi, per me Ayu può fare qualsiasi cosa. Poi Beh, se vogliamo parlare di Disney, io vedrei molto bene una Joy come Ariel. Joy non so, come Ariel, ha quel viso, è vero, sì. Possiamo immaginarcelo. Nel musical di Cats chi metteresti? Pensa se l'avessi girata e avessi detto nel musical chi Cats metteresti. Cioè, no, scusa, no, è un mix. Scusate, l'italiano a volte crea dei giochi. Non ne esci più stasera. È un casino. Crea dei giochi un po' particolari ogni tanto. I Seventeen in High School Musical. Ci starebbero bene in High School Musical. Sì, un vabbè. po' lo stile che rimanda. Sì, un po' tutti, è vero. Un po' Glee anche. No, i Seventeen li vedo bene come studenti americani. È vero. Va bene, Simon, grazie. E soprattutto grazie per l'album di oggi che non conoscevamo di Defcon con I'm Not a Pigeon. Beh, questo è un ingresso di stile. Facciamo mezz'ora di unboxing, tipo. Dai, fai l'unboxing live, ci starebbe. Ciao Simon, che bello. Ciao, oggi è la giornata del libro, vedi anche un libro. Giusto, è vero. Oggi è giornata mondiale del libro e del copyright. Bene, allora Simon, a te la parola, vai. Allora, oggi c'era un bellissimo argomento proposto da Ari, però io in realtà ho deciso di parlare di elicotteri coreani e quindi mi spiace per Arianna. È interessante la cosa degli elicotteri coreani, mi piace. Non è vero, ma siccome è un argomento di Ari lo facciamo proporre a lei, no? Giusto. No, beh, innanzitutto in realtà ringrazio Tobischi perché mi ha ispirato il video che mi ha condiviso lui e l'argomento della puntata era canzoni che dovrebbero fare comeback come Rolling delle Brave Girls. Mm-hmm. E Cheerion delle ITZY ha proposto One Step, Two Steps delle Oh My Girl, che ci faceva notare Cheerion e che ha davvero un bel testo, cioè è molto semplice ma è come guardare un film giapponese, scolastico, quelli molto romantici in cui ci sono i protagonisti sotto i fiori di ciliegio e quindi lì mi si è accesa la lampadina e ho detto effettivamente molte canzoni tu le ascolti, magari ti piacciono anche, però poi scopri di cosa parla il testo e ti piacciono ancora di più. Mm-hmm. E quindi questo era un po' l'argomento. Finalmente l'importanza dei testi delle canzoni, sì, giusto Strix, hai ragione, perché viene un po' troppo sottovalutata probabilmente questa cosa, però è bello, parlatene pure. Io personalmente ad esempio Zombie quando era appena uscita non mi aveva preso molto, Mm-hmm. poi l'ho recuperata dopo e soprattutto nella situazione di post-Covid leggendo il testo riuscivo davvero molto a immedesimarmi. Ok. E mi è rimasta molto. Quando Ari mi ha proposto l'argomento ho detto cavoli, mi tocca fare il serio per una volta, parlare della mia vita e fare il Simon strappalacrime. No, beh, un testo di quelli che mi piace effettivamente è Zombie, l'ha citato già Ari. Nel periodo autunno-inverno quest'anno tutti i giorni mi sembravano un po' uguali. È stata una canzone in cui mi ci sono ritrovato particolarmente e che mi ha anche un po', diciamo, aiutato a superare questo periodo. E un'altra, vabbè, l'abbiamo ascoltata poco fa, è Afraid, l'avevo scritto anche durante la puntata di lunedì, che è una canzone con cui ho un rapporto speciale. Io sono una persona che si affeziona molto in fretta e che tende magari a fare sempre un salto di livello, ma non sempre questa cosa è stata ben vista, diciamo, nella mia vita. Ed è un po' un blocco che ho magari nelle amicizie nuove, insomma, capire quanto posso andare avanti, quanto invece rischio di rimanerci male poi nel momento in cui dall'altra parte c'è solo il rapporto, non so, siamo compagni di università, siamo colleghi di lavoro e non quel tipo di amicizia invece che mi piacerebbe instaurare. Quindi da quel punto di vista è una canzone che sento mia proprio per questo tipo di paura che ho a volte nella vita. Però una volta un grande saggio mi insegnò che non bisogna magari rimanerci male perché sembra che l'altra persona ci dia poco, ma forse dobbiamo essere capaci di ricalcolare le nostre aspettative e capire che effettivamente loro ci stanno dando magari tanto. Chi era questo grande saggio? Qua alla mia destra, Simon. Allora, il nostro buon Sabino ci scrive: uno dei motivi per cui ho stannato le G-Idol sono i testi. I miei preferiti sono Lion, Moon e Tung Tung, soprattutto il significato di Tung Tung. No, scherzo. E anche Untitled.
senza titolo non è che abbia gran senso, Digidragon, sapendo la storia dietro il testo, prende un significato bellissimo e una delle mie canzoni K-pop preferite. Minji ci scrive, attenzione, ha usato anche 100 punti per evidenziare, quindi va letto. Uno dei miei testi preferiti è Hug dei 17. C'è stato un periodo in cui ero al limite, avevo paura persino di me stessa, non smettevo di piangere o di darmi la colpa, e questa canzone mi ha come coccolato, facendomi sentire abbracciata e amata per la prima volta. Ragazzi, che bello. Ecco, questo secondo me è il più grande potere della musica. Riuscire a portarti conforto anche nei momenti di down, perché secondo me anche quando siamo tristi ascoltiamo le canzoni che ci sotterrano ancora di più, perché lo facciamo, perché siamo tutti una massa di pirla, è un classico, però dentro realmente ti fanno del bene. Tobischi, prima di tutto bravo al babbo che si espone, e poi senza nulla, ma il babbo in senso che sei un babbo e poi senza nulla togliere ai testi che permettono di conoscere meglio la canzone e ce la fanno piacere di più, per me ci sono anche quei momenti in cui ascoltare K-pop e magari non capire il testo rispetto a canzoni inglesi o italiane aiuta a staccare completamente il cervello. Bella anche questa cosa. È vero. È meglio non capire il testo a volte, mi rendo Quello è vero. conto. Sì, perché a volte magari ti sminuisce anche un po' il significato della canzone, no? No, ma magari tipo conoscendo il testo ti viene ci penso 2 volte prima di ascoltarla questa canzone. Ah, ok, vero, anche può quello. capitare anche, sì. Sì. Allora, Stefania, io apprezzo molto gli Stray Kids per i testi, più che le canzoni come Guts Menu o Backdoor, che sono molto movimentati. Ho nel cuore Voice, lenta e una semplicissima performance che mi ha fatto piangere, ma mi ha aiutato anche tanto nei momenti in cui ero giù, come parlasse al mio cuore. Non mi sono sentita sola, ma capita, e rifletto meglio sul fatto che non sono sola a sentirmi in un determinato modo. Sì, giusto. Non parlo di Temin per il semplice fatto che forse se ne salva 1 o 2 di canzoni che non sono per un pubblico di maggiorenni. Giuro, sono quasi tutte vietate ai minori di 18. Ah, è Le scoperte. È un porcellino, Temin. Non me l'aspettavo. Non lo sapevo sta cosa. Tanto lo sappiamo che appena finisce la live tutti testi, Temin, traduzione. Ma che roba, no? Anche subito. Ma no, sei in live. Allora... The Truth Untold e Magic Shop dei BTS sono delle canzoni in cui mi rivedo e le parole a volte rappresentano le situazioni della vita. Questi 2 testi mi hanno consolato e confortato, ma soprattutto mi hanno ricordato che là, da qualche parte in Corea, 7 ragazzi mi capiscono. Ma che bella! Ah, ci spiegano cos'è Tung Tung. È una canzone giapponese delle G-Idol scritta da Minnie e Tung Tung. Ah no, scritta da Minnie. E Tung Tung sarebbe il rumore del cuore. Parla di una relazione, quindi prima essere pieno di quella persona, poi vuoto, sentendo appunto solo il tung tung del cuore. Wow. Mentre in Moon riprendono le parole: non mi illuminare luna, voglio che sia buio, così posso togliere il mio sorriso per un po'. Scritta da una celebrità del K-pop, in questo caso Soyeon, prende un significato abbastanza forte, ci fa capire quanto siano molto simili a noi quando in certi momenti abbiamo bisogno di stare un po' soli con noi stessi. Bello. È bello, effettivamente, ci pensavo prima, quando gli idol stessi scrivono i propri pensieri nelle canzoni. Vero. E ha un doppio significato per i fan, perché da lì riescono ad avvicinarsi all'artista proprio. Puoi dire, cavoli, prova anche lui queste cose, lui che magari è un idol, lui che ammiro tanto, aiuta un po' anche ad accettare se stessi e le proprie emozioni. In conclusione, quindi ragazzi, sono sempre bei discorsi che sono inconcludibili, perché non c'è una conclusione di un discorso del genere, però penso che un po' tutti a volte ci andiamo a rintanare nella musica. Ari magari non va a scegliere la canzone triste nel momento triste o la canzone allegra nel momento allegro, ma magari la musica per non pensare, lo facciamo un po' tutti, no? Certo, non manca mai. Sì. Atena risponde proprio ad Ari e dice: oltre a dare la possibilità ai fan di sentirsi più vicini, credo che un cantante che canta le proprie canzoni possa interpretarle in maniera più autentica e arrivare ancora di più alle persone. Vero, perché canti le tue emozioni, non c'è niente come cantare le proprie emozioni piuttosto che interpretare le emozioni di un altro, che però può diventare comunque emozionante se condividi quello che stai cantando. Perché certo. È capitato di sentire cover che ti emozionavano più delle originali. Scusami? Immagina cantare qualcosa che non ti ricorda per niente. No, esce una roba... Cosa abbiamo pensato di parlare questa sera? Ci siamo noi che facciamo la radio, ci sono tante pagine Instagram, c'è chi fa i video YouTube, ci siamo noi su Twitch, c'è tanta roba
che cosa manca secondo voi? Ecco, ad esempio partono subito con i concerti, però tolto il discorso loro, che cosa possiamo noi italiani portare in più al K-pop per far crescere la nostra community e per viverla di più noi? Simon, secondo te che cosa ci sarebbe da creare? Allora, vabbè, a me piacerebbe tanto che qualcuno, soprattutto emittenti televisive, credesse nel progetto K-pop e magari mettesse una trasmissione anche solo di una mezz'oretta, ecco, in cui magari far sentire canzoni K-pop o parlare di K-pop, non so, anche settimanalmente, un sabato, una domenica pomeriggio, porti a far conoscere il K-pop anche magari a chi al grande pubblico, un po' meno, ecco, al grande pubblico. Secondo me sarebbe bello dedicare uno spazio a interviste proprio come si deve in uno studio, certo, per accogliere artisti coreani. Quello sarebbe secondo me il massimo, perché lì sarebbe quasi un contatto semidiretto ai fan, al pubblico, con le domande dei fan, con introdurre anche la cultura italiana agli idol sarebbe molto bello. Certo, vero. Quello sarebbe proprio il massimo, secondo me. Allora, leggiamo un po' anche quello che ci dicono i nostri amici della chat, così le possiamo commentare. Allora, Nicole dice: io vivo in Sardegna e non ci sono negozi, per esempio a Sassari non ci sono negozi K-pop. Nicole, te la butto lì, comunque volendo su Amazon trovi tantissimi album, anche spesso a prezzi accettabili, quindi non ti buttare giù, la possibilità assolutamente c'è. Però ecco, adesso voglio fare una piccola polemica, che non è una polemica. La mia domanda è: quando Simon ha detto ci piacerebbe che, o Ari, che dall'alto qualcuno portasse il K-pop a noi giù, ma il problema non è forse proprio alle basi del K-pop in Italia? Che siamo un po' frammentati forse? C'è poca continuità, ma adesso non parlando di noi, io lo sto vedendo anche in altre pagine che a volte creano degli esperimenti veramente interessanti e piacevoli, subito dopo pochissimo tempo va scemando l'interesse e si molla tutto. Quello che queste persone che mollano non riescono a capire è che mollando un progetto all'inizio, questo progetto non potrà mai diventare grande perché le persone smettono di crederci. Il problema di tutta questa piramide è proprio alle basi. Non è tanto la punta, è proprio alle basi, cioè non c'è quella continuità e quella passione che forse ci dovrebbe essere per dire al mondo: ehi, ci siamo anche noi. Ecco, ogni tanto c'è anche un po' questa paura di rivelare essere fan del K-pop, no? Allora, beh sì, dillo a me. Sì. C'è tanta ignoranza sicuramente, ci sono tanti pregiudizi che un po' il pubblico che non è tanto avvezzo, ecco, lo frena un po'. Mentre adesso ti rendi proprio conto che c'è davvero tanta gente intorno a te che ascolta il K-pop e prima di conoscerle non lo sai. È vero, però è anche vero che è un po' il problema delle minoranze, cioè chi ascolta punk viene visto come un tossico, chi ascolta rap, che ne so, ai tempi era quello coi pantaloni ciapa merda, come si dice a Milano, però per dire, cioè è un po' il problema quando si è una minoranza. Secondo me c'è sempre il gruppo più grosso che ti prende in giro tutto il resto. Io penso che nella vita, ragazzi, dobbiate veramente imparare a sbattervene le scatole dei giudizi della gente, perché tanto chi vi giudica innanzitutto vi giudica secondo me perché si sente inferiore a voi, perché l'avere il coraggio di essere diversi è una forza che loro probabilmente non hanno e quindi gli dà fastidio che voi ce l'avete e cerca di distruggervi. Se voi vi autodistruggete per colpa delle loro parole, gliela date vinta, dimostrategli che invece siete un sacco più forti e continuate ad ascoltare K-pop. Io ho più di 20 anni ormai di età, li ho superati da poco, ma li ho superati. Ascolto K-pop, sono stato preso in giro dalla qualunque, perché veramente, sapete, un uomo della mia età che ascolta K-pop, non me ne può fregare di meno. Sono nate grandi amicizie che non avrei mai sperato e sognato, quindi chi ha vinto alla fine? Io. Loro sono a casa, magari adesso a guardare la TV a rompersi le balle, io sono qui su Twitch con i miei amici. Quindi fregatevene sempre dei giudizi della gente, che non contano niente, scusate, il pippone noioso, però sono cose che secondo me sono importanti. È per questo che ti amo. Perfetto, e vedete poi ci sono i problemi comunque nell'essere in questo gruppo, tipo Simon, cioè Simon è un problema, non il fatto che mi ami, per l'amor di Dio, è un sentimento molto bello. In compenso penso che in questo periodo di quarantena molti si siano avvicinati al K-pop, forse si potrà ripartire molto più forte di prima, vero anche questo?
Allora, io sono entrata quest'estate all'interno di questo mondo, nessuno mi farà più cambiare idea o indietreggiare da questa passione, perché mi fa sentire me stessa davvero e la musica K-pop mi hanno salvato davvero la vita. Beh, meraviglia, meraviglia. Complimenti Alli, siamo felici. Un applauso per Ivan, mi sembrava giusto leggerlo. Per esperienze, molte volte il punto dell'essere giudicato per i miei gusti musicali era il ma non capisci neanche cosa dicono, quando questa cosa può ritrovarsi in qualsiasi genere musicale. È vero, cioè... È vero. Quanti ce n'è che capiscono i testi delle canzoni in inglese, ragazzi? Li conti sulle dita di una mano. Ma anche in italiano, ma soprattutto in italiano. Farai mai una live con Marco? Ma non lo so, perché a me dare spazio a questi giovani che si vogliono lanciare e sfruttare la nostra conoscenza un po' mi dà fastidio, Ari, che ne dici? Sarebbe una bella accoppiata però, Marco e Ivan. Mamma. Sì, Mamma. Ci sarebbe da ridere, questo è poco come sicuro. Saremmo onorati noi, cioè, lui di storie sul K-pop, delle sue esperienze ne ha da condividere, quindi... Sì. È praticamente un pro dell'influenza K-pop in Italia. Beh, ma se ti ricordi, Ari, eravamo molto onorati quando ha condiviso la nostra idea di Together with Asia l'anno scorso. È stata una bella sorpresa. Sì, è vero. Sapete che bello se voi veniste in Sardegna e se facessimo un random play dance in spiaggia? Abbi solo pazienza, secondo me. Anche perché l'idea di andare in Sardegna comunque schifo non mi fa, ma neanche lontanamente mi dà fastidio come idea. Allora, vabbè, sono veramente tanti messaggi, che bello, è un discorso che è piaciuto molto. Allora, ricordiamo una cosa, amici che ci seguono per la prima volta, noi ogni venerdì sera intorno a quest'ora facciamo venire Simon, che fa presenza di bellezza, perché poi non lo faccio parlare mai, e affrontiamo questi argomenti che solitamente ci consigliate voi. Quindi scriveteci su Instagram durante la settimana qualche argomento che vi sta a cuore, di cui potremmo parlare il venerdì sera tutti insieme. Simon, vuoi dire qualcosa? No? Ok, va bene ragazzi, è finita? No. Vuoi salutare senza urlo di amici, perché quello ce lo teniamo per le key news. Mi auguro che il progetto K-Pop Italy continui ad andare avanti. Vedo già che tante persone, tanti anche artisti, gamer, youtuber famosi facendo le reaction al K-pop si sono accorti, ecco, che il K-pop in realtà è una musica molto varia, hanno tutto che è tutt'altro rispetto a quello che aspettavano, e quindi spero che insomma anche attraverso loro, attraverso quello che si fa sul nostro canale YouTube, il K-pop continua a diffondersi e ad abbattere pregiudizi. Va bene, Simon, grazie ancora, veramente. È sempre veramente bello, ma veramente bello il momento in cui finisce la tua mezz'ora. Ciao e ciao caro, grazie ancora. Ah no, questa era la sigla del Che lei talk, ho sbagliato. Vabbè, mettiamola come sigla finale, che ce ne frega a noi. Dai, tanto è tutto... sigla di uscita. È tutta autogestione qua, dai. Certo. Mi piace le voci fuori campo sulla sigla. È vero?